Ciao amici, oggi andiamo a fare questa dolcissima pecorella che potete regalare insieme all'uovo di Pasqua o tenerla così in casa, che è molto carina e dolce. Spero che il tutorial vi sia gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la testa della pecorella abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 8 giri. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Lavoriamo le 66 maglie per altri 2 giri. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Possiamo staccare il filo e riempire con l'ovatta sintetica. Distribuiamo bene l'ovatta sintetica all'interno della testa e cerchiamo di creare le guance in questo modo. Pressiamo un po' di più sulla parte superiore e tiriamo fuori le guance sotto. Inserendo le dita sotto diamo un po' la forma al viso. Per la pelliccia vado a utilizzare questo filato già un po' peloso e vado a fare un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello e vado a fare un aumento in ogni maglia. Questa sarà la pelliccia che andremo a mettere intorno alla testa. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 8 giri. Andate poi a provare ad inserire la testa all'interno in questo modo. La parte aperta la lasciate sotto, mentre la parte lo dovete inserire in questo modo, così la parte del collo verrà qua, poi andremo a chiudere per bene. Nel caso serve, andate a fare qualche altro giro, magari facciamo 10 giri anziché 8, andiamo a fare altri 2 giri oltre questo, almeno per me, in modo da coprire un po' di più intorno al viso. Poi se occorre da fare anche qualche diminuzione, provate un po' perché la pelliccia è un po' particolare, quindi bisogna andare a provare in base a come avete lavorato. E io vado a fare altri 2 giri e poi mi fermerò, quindi invece di farne 8 ne faccio 10 di giri in modo da coprire tutto il viso. Voi andate sempre a provare e vedete un po' voi, vi regolate un po' voi. E questa è la pelliccia messa in questo modo, terminata così. Voi andate più o meno a misurare, dovete andare a coprire bene tutto il volto intorno in questo modo. Dopo aver terminato i giri possiamo staccare il filo e andiamo a sistemare per bene in questo modo. Andiamo a cucire poi maglia per maglia bene tutto intorno al viso della nostra pecorella. Dobbiamo poi inserire gli occhi in questo punto e poi andremo a fare il musetto. Con ago e filo andiamo a bloccare bene la pelliccia tutto intorno al volto, blocchiamo bene tutto per ogni parte con ago e filo. Prendiamo la misura degli occhi e poi dobbiamo andare
magari mettiamo degli spilli e poi dobbiamo andare a posizionare i nostri occhi. Se usate questi a bottoncino andate con ago e filo e bloccate da un lato e l'altro. Se invece utilizzate gli altri andate ad inserire con un po' di colla a caldo, vedete voi, oppure li potete andare a ricamare come preferite. Andiamo ad inserire proprio lì dove abbiamo messo lo spillo il primo occhio. Facciamo in questo modo e andiamo a formare la base. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Ritorniamo da questo lato e andiamo ad inserire il primo occhio. Possiamo togliere lo spillo e andiamo all'interno e passiamo dall'altro lato e possiamo andare ad inserire l'altro occhio. Tiriamo, facciamo aderire bene l'occhio e prendiamo l'altro occhio. Possiamo togliere lo spillo e ripassiamo più volte sotto in modo da bloccare tutti e due gli occhi. Ripassiamo di nuovo di là, entriamo di nuovo nell'occhiello del bottoncino e andiamo a rinforzare bene. Tiriamo leggermente e andiamo a dare un po' la forma all'occhio. Ora prendiamo un po' di filo bianco e andiamo a passarlo intorno all'occhio fino a sotto. Qui andiamo nell'altro occhio e andiamo a fare la stessa cosa dal lato esterno, andiamo intorno all'occhio sotto e andiamo a formare questa base bianca da tutti e due i lati e poi andiamo a bloccare il filo dietro così. E ora con un po' di filo marrone o nero andiamo a creare la ciglia e poi la sopracciglia in questo modo e creiamo anche la sopracciglia. Andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altro occhio e poi usciamo dalla parte centrale del musetto e andiamo a fare una specie di Y. Andiamo di qua, usciamo verso l'alto e andiamo a fare la V da un lato e dall'altro. Volendo potete anche rinforzare e ripassare sopra il filo come preferite. E questa è la testa della pecorella. Andiamo a fare le orecchie. Per le orecchie con il filato sempre di pelliccia andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse e possiamo staccare il filo e poi andremo a cucire al lato della testa. Diamo un po' la forma allungata in questo modo e andiamo a cucire ai lati della testa. Posizioniamo le orecchie all'altezza dell'occhio più o meno in questo punto, li mettiamo prima con lo spillo e poi andiamo a cucire intorno solo alla parte di sopra dell'orecchio, da un lato e quindi anche dall'altro allo stesso modo. E questa è la testa della nostra pecorella. Per il corpo abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse.
Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo le 60 maglie per altri 10 giri. Ogni 8 maglie andiamo a fare una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 2 giri e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e poi andremo a cucire sotto la testa. Dopo aver riempito bene, fermiamo con gli spilli e andiamo a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Per realizzare le gambe facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Sostituiamo il filato di color carne con il filato in pelliccia e andiamo a fare per altri 11 giri 16 maglie basse utilizzando il filato di pelliccia e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri andiamo a chiudere il lavoro, riempiamo con l'ovatta sintetica, poi andremo a cucire questa base qui con ago e filo e poi andremo a cucire al lato del corpo. Per le braccia andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato color carne con il filato di pelliccia e andiamo a fare per altri 8 giri le nostre 14 maglie con questo filato e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo, andiamo a riempire con la l'ovatta sintetica, poi chiuderemo questa parte e andiamo a cucire al corpo. Fermate bene la testa con gli spilli e poi maglia per maglia andate a cucire bene il corpo alla testa. Prendete la maglia del corpo e la maglia della testa e andate a cucire in questo modo. Ripassate per rinforzare il tutto. E dopo aver cucito la testa al corpo andiamo a cucire le braccia e le gambe. Cuciamo prima la base qui di sopra, andiamo a chiudere con ago e filo e poi andiamo lateralmente e cuciamo anche le braccia e le gambe al corpo. Per la coda facciamo un anello magico di 6 maglie, facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Possiamo staccare il filo, riempiamo leggermente con la l'ovatta sintetica e andiamo a cucire. Andiamo a cucire il braccio in questo modo, lo posizioniamo lateralmente e cuciamo così. Maglia per maglia prendiamo sia la maglia del braccio che la maglia del corpo e poi ripassiamo per rinforzare. Andiamo a cucire le gambe anche lateralmente da un lato e dall'altro. Inseriamo un po' di ovatta sintetica nella coda e la andiamo a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Ed eccola terminata, questa è la mia dolcissima pecorella.
Ho aggiunto un po' di fard sulle guanciotte e un pochino nelle orecchie. Spero che il tutorial vi sia utile, vi abbraccio, vi mando un grande bacio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.